Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edo Tomaz, sono un esperto di neurologia funzionale, insegnante di yoga da 20 anni. Utilizzeremo due tecniche di respirazione per cercare di dare una facilitazione alle posizioni successive. Pancia, quindi in su, le braccia sono accanto ai fianchi, mi metto in posizione rilassata, osservo se il respiro è verso l'addome, vicino all'ombelico. Se per caso io osservo che il mio respiro non è tanto in basso, ma è anche in alto, non è il 90 o 100% in basso, metto tutte e due mani sopra l'ombelico, sempre con la bocca chiusa, e cerco di respirare solo in quella zona. Il respiro in basso, quindi cerco di indurre il respiro in quella zona dove ci sono le mani e sto lì circa da 5 a 10 respiri. Non sottovalutate questo tipo di respirazione. Ok. Dopodiché veniamo su e faremo praticamente la stessa cosa ma in piedi. Osserviamo il tipo di respirazione che ho in piedi senza modificare e osservo se è quel tipo di respiro che avevo prima di quando stavo sdraiato. Se invece il mio tipo di respiro non è ancora così in basso, ne metterò tutte e due mani nell'altezza dell'ombelico, sempre nella posizione di Tadasana, immaginando che ci sia un filo che mi tiri su in alto, la testa. Quando ho praticamente 100% sul mio respiro, sulla parte dell'addome, comincerò la lezione. Io so che questo respiro, questo tipo di respirazione, non è quella naturale, l'ideale, ma per il mio sistema nervoso centrale, cercare di far capire che sostanzialmente questo respiro dovrebbe essere in basso, non tutto il giorno, cerca di comunque di dare un patterns magari modificato dovuto alla mia condizione psicologica, alla mia condizione fisica e do un certo tipo di informazione al mio sistema nervoso che mi dà come risposta, come output, una facilitazione a ciò che poi dopo andremo a fare. Allargo le gambe, cerco di aprire bene le dita dei piedi e di muoversi all'esterno, creando un incubo dei piedi molto accentuato. Giro il piede destro, relativamente il tallone destro deve essere quasi in linea con il centro del piede sinistro, ma giro appena appena il sinistro e rimango nella posizione di preparazione per il Trikonasana. Sul braccio destro in alto, giro il palmo della mano sinistra sul fianco sinistro, guardo nella direzione dove devo andare. Stendo il fianco destro e giù la mano destra, la caviglia destra e mano sinistra allungo il gluteo sinistro. Ok, adesso la mano sinistra sull'emitorace sinistro, quindi devo cercare di portare il respiro in questa zona. 1, mano a mano io cerco di sentire che il mio tronco scenda, ovviamente senza perdere l'estensione del fianco, la mano destra scappa via. Attivo le cosce, respiro qui, quindi la mano serve esattamente per cercare di portare la mia attenzione sul emitorace sinistro.
e per ultimo surf il braccio sinistro. In alto del braccio sinistro vengo su in alto e giù il braccio sinistro. Cambio posizione. Piedi sinistro, esterno del tallone destro, mano destra sul fianco destro e braccio sinistro verso l'altro. Guardo dove devo andare, tendo già le gambe, quindi attivo le cosce ruotano dall'interno all'esterno, guardo dove devo andare e stendo completamente il fianco sinistro. Giù la mano sinistra alla caviglia sinistra e la mano destra lungo il gluteo destro. La mano destra sull'emitorace destro e porto il respiro in questa zona. Guardatemi qua, inspiro, cresce, espiro, in basso e stacco la mano. Inspiro, e scendo. Ancora 2 respiri. E la mia mano sinistra scende. E per ultimo il braccio destro là in alto e lo sguardo verso il braccio destro. Dalla mano destra vengo su in alto, giù il braccio destro e giro i piedi. L'abbiamo fatto il Trikonasana. Adesso Virabhadrasana 2 e Parisvakonasana. Giro sempre il piede destro, il tallone esterno, quindi sinistro, e allargo le braccia. Allargo un pochino di più le gambe. Prima guardo diritto in avanti e comincio a flettere la gamba destra come se ci fosse qualcuno che mi prende verso sinistra. Occhio alle cosce che ruotano dall'interno all'esterno. Il cocce deve puntare verso il basso. Io devo resistere con questi movimenti delle gambe che ruotano dall'interno all'esterno, ma il bacino non cede a destra. E scendo. Devo cercare di avere quasi la coscia destra parallela a terra. Effettivamente non è tanto la coscia, ma è il femore. Il femore che dovrebbe essere poi parallelo a terra, non la coscia. Ok. Intensamente le cosce ruotano dall'interno all'esterno e posto il respiro esattamente in questa zona, perché vorrebbe andare in avanti, invece io indietro e leggermente ruoto. Respiro qui. E risono nella posizione. Stendi il tronco là in avanti, la mano destra e il braccio sinistro. Porto il respiro sempre sul lato emitorace sinistro. E stendo bene il fianco sinistro. Dal braccio sinistro espiro, vengo su in alto. Aggiusto i piedi e mi preparo per andare dall'altra parte. Giro il piede sinistro. La posizione dei piedi, se vedete, è praticamente come la posizione precedente di Trikonasana. Non cambia, tant'è che poi dopo lo faremo tutte le 3 posizioni unite. Bene, sento bene la posizione dei piedi, attacco bene come se fossero delle ventose i piedi a terra. Lo vedrete tutto questo discorso dei piedi nella lezione precedente. Sono 3 lezioni, l'importanza dei piedi, parte 1, parte 2, parte 3. E ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale e accendere la campanella per l'avviso degli altri video che verranno di conseguenza. Le braccia larghe, fletto la gamba sinistra,
cercando sempre di avere qualcuno, immaginando che qualcuno mi prenda a destra, quindi non vado in direzione alla gamba, le cosce che ruoto sempre dall'interno all'esterno, cocci puntate in basso. Se vedete c'è sempre questo fianco che tende a ruotare all'interno. Io cerco di resistere, bloccarlo, i piedi che cammino, la coscia destra non è parallela ma è il femore destro parallelo e porto il respiro adesso sull'emitorace destro. Con la mano cresco e dietro e ruoto. Voilà. Tranquillamente questa posizione lo si può fare a coppia. Uno la mette la mano qua e dà questa proprio intenzione di respirare solo in quella zona. Stendo là in avanti, guardo dove devo andare, mano sinistra e braccio destro. Porto il respiro sempre qui sull'emitorace destro e guardate la mia mano sinistra. Quando il palmo, braccio destro, stendi vicino alla guancia, all'orecchio destro. Espiro, vengo su. Bene, adesso uniremo le tre posizioni, Trikonasana, Virabhadrasana 2 e Parsvakonasana. Sul braccio destro, mano sinistra sul fianco sinistro, guardo dove devo andare, inspiro, espiro. Trikonasana. E rimango lì 3 respiri. Se vedete sempre la respirazione sull'emitorace, quello superiore. Dal braccio sinistro Virabhadrasana 2, Parsvakonasana. Vengo su in alto, mi preparo dall'altra parte, mano destra, braccio sinistro, inspiro nell'espirazione, Trikonasana e respiro emitorace. Dal braccio destro vengo su, scambio le guardo, Virabhadrasana 2. Espiro, Parsvakonasana. Dal braccio destro nell'espirazione vengo su e rimetto i piedi. Fletto le gambe, chiudo le gambe, piedi uniti. Ok, adesso faremo la posizione finale e faremo un altro esercizio di respirazione. Adesso faremo la respirazione che si chiama wave. Allora, comincio l'inspirazione all'addome, passo al torace, espiro dall'addome e espiro dal torace. Quindi sarà un'onda dal basso verso l'alto. Per cercare di comprendere maggiormente questi due passaggi, in verità sono 4 passaggi, posso appoggiare quindi una mano all'addome e l'altra mano al torace. Svuoto completamente i polmoni, anche l'espirazione attraverso la bocca. E comincio. Solo addome.
passo torace, addome e torace. L'addome, torace, addome e torace. Facciamo ancora 3 volte per fissare bene questo movimento, questi movimenti. Ancora 2 volte. E l'ultima volta. Ok, bene. La prima tecnica si chiama high low. Questa dalla posizione della mano in una zona della parte del corpo per respirare si chiama ACM, Activity Contract Mapping. Sarebbe una co-contrazione di quella zona della respirazione. Poi nelle lezioni successive vi spiegherò bene questo concetto. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di accendere la campanella per arrivare le informazioni dei prossimi video. Ci vediamo lungo la strada.